Ciao meraviglie, bentornati su Celebrita dalla Turchia. È un abbraccio al cuore ritrovarvi qui, con le cuffie pronte e quell'attesa sospesa che solo le storie capaci di toccare l'anima sanno creare. Oggi entriamo in un territorio che non smette mai di farci tremare le mani e brillare gli occhi, le parole d'amore. Non parole qualunque, ma quelle che attraversano la pelle, si nascondono tra i respiri e restano lì, dove batte la verità. Parleremo delle frasi che cambiano tutto, delle promesse che non si spezzano, dei sussurri che diventano casa. E lo faremo attraverso una storia che molti di voi hanno seguito, commentato, persino sognato, Gökberk Demirci e Özge Yağız. Perché ci sono amori che non sono semplicemente visti, sono sentiti. Sono tradotti in parole che costruiscono ponti, che ricuciono ferite, che accendono luci dove sembrava esserci solo notte. Prima di tuffarci, accomodatevi bene nella nostra piccola famiglia e, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi e attivate le notifiche. Qui, ogni battito conta. Il tema di oggi non è la scintilla dell'inizio, quella è facile da raccontare. Oggi parliamo della sostanza, della trama che resiste al tempo. Perché una relazione non è fatta soltanto di sguardi rubati e mani che si cercano, è fatta di parole, pronunciate al momento giusto, con il peso giusto. Parole che ci dicono, ti vedo, quando ci sentiamo invisibili. Parole che ci rimettono al mondo quando credevamo di essere persi. E se c'è una coppia che, nel turbine della fama, ha saputo lasciar filtrare la parte più umana di sé, quella che respira e trema come tutti, è proprio la loro. Immaginate quel primo istante in cui uno dei due, forse senza nemmeno rendersene conto, ha lasciato scivolare fuori la frase che tutti temiamo e desideriamo allo stesso tempo. Non è una formula magica, è un precipizio e una salvezza insieme, ti amo. In quel ti amo c'è l'eco delle attese, i silenzi pieni come stanze, le risate trattenute, la pelle che riconosce la pelle. Quante volte, nelle interviste, nei dietro le quinte, nelle apparizioni pubbliche, i loro sguardi hanno parlato prima delle labbra. Eppure, quando la parola è arrivata, ha trovato posto come se fosse sempre stata lì, tra un ci sono e un resto. Perché Gökberk non dice mai per dire, e Özge non risponde per compiacere. C'è una sincerità che si sente nelle pause, nel modo in cui si guardano quando uno dei due ha bisogno di forza. Ci sono frasi che sono rifugi, mantelli caldi nella tormenta. Quelle che dicono, ti capisco, non devi fingere con me, sei abbastanza. E c'è stato quel momento in cui uno di loro l'ha detto con una chiarezza disarmante, tu sei il porto sicuro dove la mia anima fa pace. Fermatevi un attimo. Provate a immaginare di ricevere una frase così. Non parla di fuochi d'artificio che durano un minuto, parla di casa, di un luogo che riconosci anche ad occhi chiusi, di un abbraccio che non chiede nulla eppure dona tutto. È questo che cerchiamo, ammettiamolo. Al di là dei gesti clamorosi, di quello cerchiamo, sapere di poter tornare, anche quando la vita ci ha scomposti, e di essere accolti senza condizioni. E poi ci sono le promesse. Non quelle di cartapesta, ma le promesse che pesano come ancore e brillano come fari. Nella malattia e nella salute, nel sole e nella tempesta, io sono qui. Le abbiamo sentite pronunciare in mille modi e mille lingue, ma quando le leggi nelle mani intrecciate di Gökberk e Özge, quando le vedi nelle piccole scelte quotidiane, acquistano un sapore diverso. Non sono solo ringhiere a cui aggrapparsi nei momenti di vertigine, sono strade, passi, decisioni ripetute giorno dopo giorno. L'amore vero, quello che sopravvive ai malintesi e ai rumori esterni, è fatto esattamente di questo, di perseveranza, di lealtà, di quella tenacia gentile che rifiuta di arrendersi. Vi siete mai chiesti quanto conti l'ammirazione? Non per i traguardi sotto le luci, ma per la forza silenziosa, la bontà che non chiede applausi, la resilienza che si rialza senza clamore. Nel loro modo di parlarsi, spesso è comparsa la parola ammirazione. Gökberk ha mostrato un rispetto profondo per la chiarezza e l'intelligenza emotiva di Özge, per il suo modo di sorridere anche quando la giornata ha il peso di una valigia troppo piena. E Özge, con quella delicatezza ferma che le conosciamo, ha restituito a Gökberk l'immagine di un uomo che non ha paura di essere tenero, che non scappa dall'impegno, che sa reggere lo sguardo anche quando si parla di paure.
Dire ti ammiro non è solo un complimento, è una scelta. È dire io vedo ciò che fai quando nessuno ti vede. Senza vulnerabilità, però, tutto questo rimarrebbe scenografia. Ci sono stati istanti in cui uno dei due ha abbassato ogni difesa, ha lasciato emergere il tremore, ha confessato il timore di non essere all'altezza, di non riuscire a proteggere ciò che più ama. E l'altro, invece di giudicare, ha allungato una mano. Non sei solo in questo, sono qui con te. Frasi così semplici possono cambiare il destino di una giornata, di un mese, di un'intera storia. Perché l'amore non elimina i problemi, li rende affrontabili. Camminare spalla a spalla, condividere il peso finché diventa portabile, ecco il segreto che non fa rumore eppure salva tutto. Quando Goldberg parla di Osge, spesso sembra che ogni dettaglio abbia una luce propria. Gli occhi di lei, dice senza dirlo, hanno la capacità di illuminare angoli in cui non arrivava più nessun lampione. Il sorriso di lei è quella melodia che placa la corsa del cuore. E quando è Osge a raccontare Goldberg, c'è quella gratitudine che si sente anche nelle parole non pronunciate. Il tuo amore mi ha restituito fiducia nella vita. Con te ogni giorno è un'avventura che vale la pena vivere. Non sono frasi costruite a tavolino, sono eco di ciò che è stato vissuto davvero. È così che funziona. L'amore, quando ti cambia, lo fa prima nel modo in cui guardi il mondo e solo dopo in quello che dici. E allora le parole, naturalmente, arrivano. Ma non c'è solo il grande, lo straordinario. L'amore cresce nelle pieghe dei gesti piccoli. Un buongiorno detto con la voce ancora bassa. Un ti amo sussurrato alla fine di una giornata pesante. Un riposa bene che non è formalità, ma promessa di veglia e cura. Un grazie per essere qui. Queste sono perle che compongono una collana da indossare ogni giorno, perché l'intimità vera non ha bisogno di palcoscenici. Preferisce le cucine, le auto ferme sotto casa, i corridoi bui in cui ci si stringe più forte. La cosa più preziosa, forse, è la loro autenticità. Non artifici, non frasi preparate. Quando lui dice, tu sei la ragione per cui mi sveglio con voglia di vivere, non sta recitando. E quando lei restituisce, il tuo amore è il dono più prezioso che io abbia mai ricevuto, il mondo sembra rallentare. In quelle parole c'è la prova che ci si può ancora fidare di ciò che si sente. Il pubblico lo percepisce, lo sa. Le storie che resistono alla prova del tempo sono quelle che non devono provare niente a nessuno, se non a se stesse. Ricordiamoci, però, che l'equilibrio non è mai garantito. Ci sono giornate in cui tutto sembra un po' più fragile. Sono quelle in cui le parole contano di più. Impastano il pane della riconciliazione, asciugano lacrime senza far rumore, mettono ordine dove la mente fa confusione. Ti ascolto. Mi dispiace. Proviamo ancora. Sono chiavi piccole che aprono porte enormi. E la cosa bella, se ci pensate, è che questo linguaggio è universale. Non serve essere attori famosi, non serve avere i riflettori puntati addosso, serve solo coraggio. Il coraggio di non trattenere ciò che potrebbe salvare un giorno intero. C'è un istante che molti fan amano ricordare, quello sguardo in cui, senza proclami, si è capito che scegliere l'altro non era più una possibilità, ma un fatto. Le dita che si cercano, le spalle che si sfiorano, i sorrisi che dicono ci sono, anche da lontano. È lì che le parole nascono da sole, come se aspettassero solo il permesso. Ogni dichiarazione, ogni promessa, ogni sospiro condiviso ha costruito un alfabeto segreto, un lessico familiare che solo loro due parlano davvero, e noi, da qui, lo intuiamo. È doveroso tornare sulle promesse, perché sono il filo che tiene insieme il resto. Una promessa non è mai una firma sul marmo, è un atto quotidiano. È scegliere di rimanere quando sarebbe più facile impuntarsi. È curare con delicatezza le parti dell'altro che hanno paura del buio. È saper dire hai ragione anche quando l'orgoglio vorrebbe urlare. In questo, le parole sono bussola. Non si tratta di parlare sempre, ma di parlare bene, di parlare vero. Anche il silenzio, in certe serate, sa essere una carezza, purché sia un silenzio condiviso, e non un muro.
Adesso, lasciate che vi porti dove si sente più forte il battito di questa storia. Nella loro vulnerabilità raccontata. Ci sono state ammissioni che hanno tremato come foglie, confidate con una timidezza bella. Ho paura di perderti. Ho paura di non essere abbastanza per te. Ho paura di dire le cose nel modo sbagliato. E le risposte sono arrivate come coperte stese ad asciugare al sole. Non devi essere perfetto, devi essere vero. Io resto. Io scelgo te, ogni volta. Questo è l'amore che non promette cieli sempre sereni, ma mani calde quando la pioggia non smette. Non serve che tutto sia spettacolare. A volte basta un messaggio lasciato sul tavolo, un post-it vicino al telefono, una voce all'altro capo che sussurra, arrivo. Sono dettagli che spostano montagne. Ed è lì che la loro storia ci ha insegnato qualcosa di importante. Le parole non sono petali da lanciare per fare scena, sono semi da piantare nella terra di ogni giorno. Se le curi, se le irrighi con pazienza, se le ripeti con intenzione, diventano alberi sotto cui ripararsi. Guardate come, nella semplicità, nasce la verità, quando lei, stanca ma serena, sussurra grazie per avermi aspettato. Quando lui, dopo una giornata che toglie il fiato, confessa, con un sorriso, che il solo pensiero di lei gli ha rimesso in sesto il mondo. Tutto si spiega da sé. Non ci sono copioni. C'è la bellezza disarmante di due persone che sanno fare posto all'altro, anche quando non resta apparentemente spazio. Se tiriamo le fila, ciò che questa storia ci lascia è limpido. Le parole d'amore sono mattoni. Ci costruisci case, strade, ponti. Con dichiarazioni sincere, promesse mantenute, ammirazione reciproca e coraggio di mostrarsi fragili, si crea un legame che non si spezza. Non si tratta di frasi ad effetto, si tratta di verità ripetute finché diventano abitudine, finché la cura diventa riflesso. È così che Gökberk e Özge hanno fatto breccia in tanti cuori. Ricordandoci che l'amore non è soltanto sentito, ma anche detto, insegnato, coltivato come si fa con qualcosa di vivo. A voi che ci seguite, grazie. Grazie per le lettere, le storie, gli occhi lucidi. Vorrei che questo video fosse un invito a dire quello che trattenete. A scrivere quel messaggio che rimandate da giorni. A pronunciare il vostro ti amo senza paura di sembrare vulnerabili. Perché la vulnerabilità non è una ferita aperta, è una porta. Oggi più che mai, le parole hanno bisogno di uscire allo scoperto. Avete una frase che vi ha salvato? Una dichiarazione che vi ha cambiato la giornata? Raccontatecela qui sotto, noi leggiamo, sempre. E se questa parentesi di sincerità vi ha toccato anche solo un po', regalateci un like, condividete questo video con chi ha bisogno di ricordare che non è solo, e ovviamente iscrivetevi a Celebrita dalla Turchia, con le notifiche accese, per non perdere le prossime emozioni che prepariamo con cura. Noi ci saremo, come quelle parole che arrivano al momento giusto, discrete, forti, vere. Alla prossima, e ricordate, l'amore, in tutte le sue forme, resta la forza più potente che abbiamo. Le parole, invece, sono il modo più umano per tenerlo acceso, notte dopo notte, finché la luce non torna a sorgere.